Ciao! Ciao ragazzi, sono Elissa, non Elisa, e oggi sono di nuovo con Luke. Ciao! Sì, e oggi parliamo del motivo per cui Luke ama l'Italia. Perché io non sono l'unica, non sono pazza, o forse sono pazza e anche tu sei pazzo. Possiamo essere pazzi insieme. Questo è pazzi vero. per l'Italia. Esatto. Quindi io volevo parlare un po' con lui del motivo per cui ti piace l'Italia. Bella domanda, perché ci sono tantissimi fattori. Partiamo dal clima, perché Sì. anche se può fare caldo anche all'estate, specialmente a Roma. No, mi piace perché c'è più sole, c'è anche nell'aria, sentiamo qualcosa. C'è l'amore nell'aria. Sì, So che sembra una cosa strana, però io mi sento così, anche tu, giusto? Sì, Sì. sì, mi sento a mio agio, mi sento comodo, un po' come a casa. Sì. Sì. Sinceramente in qualche modo io mi sento quasi più a casa qui che in Canada. Sì, è come una vera seconda casa quando alla fine noi tutti dobbiamo trasferirci, forse Sì. in Canada, negli Stati Uniti. Se questa nuova casa sarà in Italia, Sì. ecco. Ma come è iniziato questo amore per l'Italia? O per Bella l'italiano? domanda. Mio padre, anche se nato negli Stati Uniti, a Philadelphia, i suoi genitori furono abruzzesi. E anche se furono abruzzesi della stessa provincia, si sono incontrati a Philadelphia, che è fantastico. Si sono sposati, hanno avuto dei figli. E poi, sì, a mio padre sempre piaceva la cultura, la lingua. Lui è artista e quindi infatti ha studiato qui proprio a Roma 2 anni, negli anni 50. E quindi io, crescendo a casa, parlando con lui, mi raccontava sempre dell'architettura, del Pantheon, del Colosseo, di tutti questi posti. Io volevo anch'io visitare l'Italia un giorno e finalmente ci sono riuscito durante l'università. Poi sono andato a Firenze perché pensavo, certo, l'italiano più puro, più chiaro, senza dialetto si trova a Firenze, dove nacque la lingua italiana. No, sono arrivato poi perché cercavo di chiamarmi Luca in quel periodo, perché volevo adattarmi essere più italiano, diciamo. dico così. E poi ho Luchino, che anche mi chiamo oggi, e mi dicevano, Luchino, la cena è pronta? Tipo così. La cena, sì, e non capivo niente. Per 2 settimane alla fine mi sono adattato, però anche mi ricordo appena tornato negli Stati Uniti, Paolo mi prendeva in giro perché anche i gesti, non solo l'accento, ma i gesti erano molto toscani. Sì. Ora sto cercando di essere più, non so, centrale. Diciamo. Neutro, sì. Più standard. Sì, e quindi, un anno a Firenze, bellissimo, specialmente. Un anno, sì, primo semestre ho studiato l'italiano nel centro per gli stranieri e poi sono tornato negli Stati Uniti per 3 mesi perché il visto è scaduto, insomma. Poi sono tornato, però in quel periodo di 3 mesi ho potuto finalmente trovare un libro con cui imparare il latino. Perché vivendo a Firenze, anche venuto a Roma, ho visto dappertutto questa iscrizione bellissima in latino e ho preso anche perché piaceva. Aspetta, questo era prima del corso di latino? Sì, infatti ho cominciato proprio quell'anno, 2005, a studiare il latino, però non qui, sono tornato e poi avendo visto questi edifici, perché anche piace sempre a mio padre questa cultura antica, greco-romana, diciamo, e volevo imparare la lingua. E però come fare? Ho trovato un bellissimo libro, si chiama Famiglia Romana, una parte della serie che si chiama Lingua Latina per Sequestrata, di cui abbiamo parlato in parecchi altri video, però sì, ho potuto imparare bene con questi libri in 3 mesi tutte le basi della lingua e poi mi sono iscritto nell'Università di Firenze nei corsi soliti, diciamo, degli veri italiani, perché non volevo fare questo centro per gli stranieri più, volevo essere come un italiano, e ho preso un corso per la letteratura latina e era poi bellissimo sempre. Quindi per me fin da quell'anno l'Italia è sempre una cosa sia dell'antichità sia di questo mondo d'oggi e mi sono innamorato di tutte e 2. Che bello. E secondo te, questa è una domanda importante perché tutti chiedono sì, ami l'Italia, però fra 2 settimane, 1 mese, 3 mesi, 6 mesi tu andrai a casa e ti renderai conto che l'Italia fa schifo e tutte queste cose qui. Secondo te, perché tu vuoi trasferirvi in Italia adesso, lo fai fra qualche mese, secondo te questa è una cosa che durerà col tempo? Tu vuoi vivere in Italia per sempre, per un periodo? Secondo te è un amore che andrà via? Una cosa che solo
adesso cambierà un pochettino col tempo, però tu avrai sempre questo amore per l'Italia. Sempre. No, sì, perché ho vissuto in Giappone, ho vissuto un po' in Germania, un po' in Svizzera, non molto tempo lì, molto in Giappone, infatti 3 anni in Giappone. Però sempre ritorno qui. Sì. C'è qualcosa di speciale. Sì, ma l'Italia attrae tantissime persone, gente, i vichinghi arrivano poi e dicono questo mi piace, io rimango in Sicilia, rimango in Puglia, eccetera. E così i lombardi, storicamente, questi tipi arrivano e poi dicono io faccio casa e poi rimangono e sono una parte della tessuta, della materia di questo paese ormai. Ho capito. Sì. Quindi secondo te è una cosa che durerà col tempo? Sì. E te? Ma dopo 3 anni che pensi? A me piace ancora, però quello è un altro video, poi ne parliamo dopo. Però sì, comunque amo l'Italia, sicuramente, non lo so, adesso tornando qui a Roma perché col coronavirus non ho potuto uscire, non ho potuto vedere nulla, quindi un pochettino mi sono quasi dimenticata del fatto che vivevo in Italia perché non vedevo nulla, però comunque amo l'Italia lo stesso. Forse sono un po' più, già sono cose che sapevo, però magari vedo con i miei occhi, diciamo, dei problemi che già sapevo che c'erano questi problemi, più che altro col lavoro, però io lavorando da casa è una cosa che non mi tocca, quindi secondo me, non lo so, io amo l'Italia più o meno come prima, solo che forse prima amavo l'Italia un po' di più con gli occhi di un bambino e adesso è uguale, però è leggermente più maturo. Un po' come essere innamorato di una persona, Esatto. Avere un amante, se è un vero amore. All'inizio è molto emozionante, nel senso, anche adesso mi sento emozionata essendo qui a Roma, però è sempre così, però è un po' più tipo... Sì. Sono mio Diventa più agio. familiare. Sì, esatto. Anche io mi sento così, io posso tranquillamente parlare con le persone per strada, anche perché parliamo l'italiano abbastanza bene, non abbiamo problemi non ci sentiamo, non so, timidi per la lingua almeno. E quindi sì, è bello e possiamo, perché c'è sempre qualcosa da scoprire. La ricchezza non finisce mai della cultura, dell'architettura, puoi andare in qualsiasi paesino, puoi trovare una chiesa così, una basilica, è fantastico, strepitoso veramente. Bene, sono contenta. Vedete? C'è anche un'altra persona in questo mondo che ama l'Italia quanto me. Sono così contenta. Ce ne sono, Ce ne sono, è vero. Grazie ancora. Grazie a te, di essere qui sul mio canale. Ragazzi, lui ha un canale fantastico. Lui è un esperto di latino, di mille cose. Quindi andate sul suo canale. Basta. Grazie mille, Alice. Grazie a te. Mettete un bel mi piace, lasciate un commento, iscrivetevi, fate tutte le cose importanti e ci vediamo nel prossimo video. Ciao. Ciao. I made an old man. I said, tell me your story.